Immaginate una sontuosa dimora di 47.000 metri quadri, con 1.200 stanze, una cappella, uno scalone d'onore, una biblioteca e un giardino di 120 ettari. Questa era la dimora di Re Carlo di Borbone, che a 18 anni salì al trono ed, essendo anche un uomo molto audace, volle costruire qui la sua reggia. E arriviamo noi, ricevuti da Re Ferdinando I in persona, il figlio di Carlo, e dalla sua consorte Maria Carolina. Forse non lo sapete, ma Re Ferdinando ogni mattina ha l'abitudine di chiamare le sue guardie per divertirsi ad impartire loro degli ordini. Ecco il re in persona! Viva! Viva re! Viva! Viva re! Ne approfittiamo subito anche per una fotoricordo, ovviamente. Avanti! Vai! Ed eccoci in fila! Ma non l'avevamo lasciata a Versailles questa festa? Percorriamo lo scalone d'onore studiato dall'architetto Vanvitelli per sorprendere i visitatori. 116 gradini ricavati da un unico blocco di roccia di Sicilia, la Lumachella di Trapani. I due leoni posti ai lati della rampa nascondono l'angolo di giunzione tra la rampa iniziale e gli scaloni laterali, che non erano visibili da sotto. E salendo capisco ora anche da dove prende luce la scala. Sono delle enormi finestre laterali. E poi vedi la cupola, realizzata in leggera pietra pomice del Vesuvio, e l'oculus, che ne impediva il crollo, così come avveniva nel Pantheon. Ma Vanvitelli lo sapeva perché aveva lavorato a Roma, consolidando la cupola di San Pietro. Dentro la cupola, altra sorpresa, siede l'orchestra reale, nascosta alla vista. Questa è la Cappella Palatina, che si ispira a quella di Versailles, e secondo la leggenda, chi vi entra per la prima volta viene purificato. Siamo nella sala del trono, lunga oltre 40 metri, e per assurdo ultima sala ad essere completata. Ferdinando aveva 2 fratelli più grandi e non doveva diventare re, ma alla morte dello zio, il re di Spagna, il padre e il fratello partirono per occupare il trono, mentre l'altro fratello era fuori gioco per problemi psichici. Ferdinando quindi salì al trono a 8 anni e il suo regno fu quello di un re bambino che voleva giocare e divertirsi. Anche da adulto rimase lo stesso, completamente disinteressato agli affari politici, tanto che le carte le firmava con un timbro, usato anche dal primo ministro in sua vece. Col matrimonio le cose non migliorarono e la moglie, Maria Carolina, non riuscì in alcun modo a cambiarlo, anzi si occupava lei degli affari di Stato. Le giornate di Ferdinando si svolgevano tra battute di caccia, di pesca e spesso in compagnia del suo popolo, che frequentava addirittura per vendere il pesce che pescava. E poi amava tanto il teatro dell'opera buffa, non l'opera lirica dove lo portava la moglie. Questo è il bagno della regina, dove anni dopo venne ritrovato uno strano oggetto a forma di chitarra. Era il bidet. E questo che vediamo qua è il primo esempio di ascensore. Comunque, Re Ferdinando era molto amato dal suo popolo, forse perché si comportava come lui, in modo semplice e schietto, e il suo regno durò moltissimo, 66 anni. Ammazzate un altro po', così io vado per terra, cioè. Non li vedi? Se il video vi è piaciuto, non perdete la seconda parte delle nostre avventure e mi raccomando, lasciateci i vostri commenti e iscrivetevi al canale. Alla prossima, ciao!